Ciao a tutti, sono Nange Macro e sono una fashion designer e sono qui oggi per parlare con voi delle mie creazioni utilizzate nel video bimbi di Charlie Charles featuring Easy, Arcomi, Tedua, Gali e Sfera Ebbasta. Innanzitutto devo dire che la cinematografia del video è stupenda. Il team ha lavorato benissimo sia dal punto di vista dello styling sia dal punto di vista delle scenografie. Secondo me è uno dei video più belli realizzati nell'ultimo periodo. Nel video si possono vedere delle modelle che indossano alcune delle mie creazioni, tra cui nella prima scena la ragazza che apre tutto lo scenario indossa uno dei miei capelli più iconici che copre metà della faccia e non si vedono gli occhi, per creare questo senso misterioso e quasi surreale nella persona che lo indossa, dal quale però si riesce a vedere perché ha comunque dei buchini. Particolarità di questo cappello sono appunto le due trecce extra large che partono dalla testa e che sembrano parte della persona che lo indossa. Una delle mie scene preferite in assoluto è proprio quella dove Gali canta, che è una delle scene della scena finale, dove si vede una bolla gigante sullo sfondo ed è tutto sul rosso, che è uno dei miei colori preferiti, e la ragazza indossa appunto due dei miei design, che uno è un cappellino con le orecchiette da topolino molto geometriche e si chiama Mousse Cappello, e uno dei miei design più iconici che è una cintura che si chiama Onyaka, proprio un nome che nasce dalla composizione di Oni e Aka, dove Oni in giapponese è un demone e Aka vuol dire rosso. Un'altra delle mie creazioni che fa parte delle sculture indossabili che faccio è un cappello molto geometrico che richiama l'idea degli elmetti dei samurai. L'ispirazione principale per questo design è stata la figura giapponese di queste nobili guerriere che ai tempi passati si chiamavano Onnab Geisha, le quali lottavano a fianco dei samurai nei tempi passati. Un'altra scena molto bella è proprio quella dove Sfera Ebbasta sta facendo il suo pezzo e si vede una performer sullo sfondo con dei nastri che danza e indossa uno dei miei cappelli. Tra l'altro è uno dei cappelli che ho fatto all'inizio della mia carriera e richiama una pallina di capelli con gli stecchini per tenere i capelli, che è l'idea principale dei kanzashi giapponesi. Un'altra scena dove uno dei miei capelli è stato utilizzato è quella con Tedua, dove la scenografia è spettacolare, è tutto sul giallo e crea un look quasi di un altro mondo. Sullo sfondo si può vedere questa ragazza che indossa un fluxo top, che è un top che faccio che è abbastanza sportivo, estivo diciamo, con il cappello che è una specie di cappuccio che copre metà faccia, un po' come quello dell'inizio, e ha un'aureola diciamo, la cui ispirazione sono stati i cappelli tradizionali russi e l'idea del triangolo, che era l'idea della Trinità, perché quella collezione era basata tutta sull'idea di religione e di credo, non credo, e di quello che uno sia disposto a fare per ciò che crede. Questo video è stato perfetto per le cose che faccio, perché racconta proprio un universo orientale e molto giapponese, che è la particolarità della maggior parte dei design che creo, perché cerco sempre di unire quest'idea occidentale con un'idea tradizionale giapponese, che è proprio l'unione di quello che sono io e rappresenta un po' il mio mondo, perché sono appunto metà giapponese e metà italiana. L'Occidente con l'Oriente uniti in una cosa sola. Thanks so much for watching, and I hope to see you next time. And if you want to keep up with all the videos I make and everything I do, you can follow me on Instagram or on Facebook, or subscribe on my YouTube channel, and then you can be aware of all the things I do and I create and all the crazy lifestyle I can have, or maybe not, or maybe when I sleep. Thank you so much for watching and see you next time. Bye! La canzone fa skrr, skrr. Skrr. E poi fai così anche ogni tanto.